Nick Morningstar, membro di Alkill e autore di varie rubriche, ha scritto il testo di questo video e si assume la piena responsabilità di ciò che state per sentire. Del resto, il nome Stella del Mattino parla da solo. Lui sta dall'altra parte della barricata e oggi vi dirà la sua su uno dei personaggi più discussi e controversi di sempre, lo staff. Sono tutti dei codardi e anche se in pubblico disapprovano la mia esistenza, su internet dove si può scrivere mantenendo l'anonimato, si diffonde il verbo di Kira. Benvenuto popolo di Alkill in un nuovo episodio dedicato a manga ed anime. Light o L? Chi di questi due personaggi ha ragione? Che cos'è la giustizia? Uccidere i criminali per un mondo migliore è un'idea da sostenere o da condannare? I fan di Death Note ne avranno fin sopra i capelli di domande come queste, ma ogni volta che un creator torna su questi temi, ecco che i fan di questo manga ne vengono attratti come falene dal fuoco. Perché questo accade? Non saprei dirvelo con certezza. Death Note è un manga cult. La storia del Quaderno della Morte, di Light Yagami, L, Misa Amane e tutti gli altri hanno segnato più generazioni di lettori. E i due protagonisti della storia hanno generato una serie di discussioni tra i fan che perdurano ancora oggi. Light Yagami, studente geniale, dio di un nuovo mondo autoproclamato, armato del suo letale Quaderno della Morte e affiancato dallo Shinigami Ryuk. Oppure il più grande detective del mondo, il misterioso L di cui il mondo intero ignora il volto e il nome. Chi ha ragione infine? Partiamo con l'introdurre i due personaggi per poi tirare le somme. Light, altrimenti noto come Kira, è il protagonista della storia. Il suo obiettivo? Eliminare quanti più criminali possibili con il Quaderno della Morte per creare un mondo senza delinquenti. L invece è il detective che cercherà di fermarlo a tutti i costi con la sua brillante intelligenza. Nel corso degli anni il pubblico ha virato sempre di più in favore di L. Oggi invece io, un po' per idee personali, un po' per esercizio di stile, sono pronto a ergermi in difesa del protagonista della storia. Io sono dalla parte di Light Yagami. Io sono per il mondo di Kira. Circa. Spesso chi critica Light lo fa partendo dalla sua personalità, ed effettivamente Light non è proprio una persona splendida, soprattutto nelle ultime sezioni narrative. Le persone e l'opera stessa mancano forse un po' di empatia nei confronti di un personaggio che sin dal volume 1 annuncia di essere disposto a cadere nella follia pur di migliorare il mondo. Ed effettivamente è ciò che accade. Light perde se stesso, quasi impazzisce braccato dalla polizia e da coloro che non comprendono il suo intento che rimane comunque nobile. Una persona malvagia, cosa che Light almeno all'inizio non è, può comunque esprimere un'idea giusta. L invece è una brava persona? Non credo proprio. L non ha mai mostrato interesse per le vite degli altri, o meglio, salvare il prossimo non è il suo fine. Egli punta soltanto a risolvere un puzzle impossibile, trovare il criminale definitivo e risolvere il caso per antonomasia. Se Light è una persona con delle ombre, anche L lo è. La differenza sta nel loro fine, e il fine di Light è nobile. Nel corso della serie i due personaggi commettono entrambi azioni discutibili. L mette telecamere nascoste, spia i suoi stessi alleati facendoli continuamente test e manipolandoli per i suoi fini, senza contare che fa rapire quel bellissimo angioletto biondo chiamato Misa. Insomma, un vero e proprio mostro. Ok, magari mostro no, ma sicuramente una persona grigia. Anche Light compie azioni discutibili, uccide degli innocenti che comunque gli danno la caccia, manipola i suoi alleati e tutto quello che sappiamo, ma non trovate che sia meglio commettere delle azioni grigie per un fine altruistico? So che è strano da dire, Light non è certo un altruista, ma il suo fine è innegabile che lo sia. Light poteva vivere tranquillamente la sua vita perfetta e piena di agi, ma sceglie di mettersi in pericolo per salvare il mondo. Almeno dal suo punto di vista. Quindi in questo primo round possiamo dire che se L sia comunque una persona migliore di Light, il fine di Light è un fine più nobile e positivo di quello di L, che tra i due risulta essere il vero egoista. Ma signor Alkill, uccidere è comunque una cosa sbagliata. Ora, cari amici, vi inviterei a recuperare il nostro video sul caso di Junko Furuta e poi tornare qui. Fatto.
Bene, i mostri che hanno brutalizzato quella ragazzina nei modi più terrificanti possibili non meritano forse di essere eliminati? E noi come società possiamo dormire sonni sereni pensando che simili mostri si muovano ancora a piede libero tra noi? Eliminare questo tipo di individui dovrebbe essere non diverso dal rimuovere una macchia dal vestito. Certo, in primis bisognerebbe creare una società in cui la nascita di simili mostri possa essere prevenuta attraverso educazione e benessere generale. Ma quando questi demoni vengono al mondo, non è meglio liberarsene? Io credo che esistano persone malvagie. Negli ultimi anni si tende a giustificare tramite la malattia mentale questo tipo di persone. Ma io credo che il male esista e che questo vada combattuto in ogni modo possibile. Non combattere il male ti rende partecipe del male stesso, dopo tutto, ovviamente nei limiti delle proprie possibilità. E le possibilità di Light, quante sono? Infinite, proprio grazie al quaderno della morte. Con un potere del genere, provare anche solo a non combattere il male è un crimine peggiore di qualsiasi omicidio. Come disse zio Ben a Peter Parker, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Certo, ci vuole coraggio, ci vuole fegato a scegliere chi deve vivere o chi deve morire, come ci insegna il Dottor Destino in Secret Wars, fumetto che abbiamo trattato in un video apposito. È molto più facile non fare niente, stare a guardare, ma sporcarsi le mani? Andare avanti fino alla fine per cercare la propria giustizia, senza compromessi? Quello deve fare un eroe, quello deve fare qualcuno con del potere. E diciamocelo, Light lo fa, va avanti con il suo ideale fino alla fine, anche quando viene sconfitto e braccato, lui non si pente perché, almeno dal suo punto di vista, è sempre stato nel giusto e questo è encomiabile. Per poter dispensare la giustizia bisogna avere fiducia della propria visione del mondo e non vacillare mai, nemmeno di fronte all'Apocalisse. Ovviamente anche Elle è un personaggio rispettabile da quel punto di vista, anche lui è risoluto, anche lui è disposto a seguire la propria idea e il proprio obiettivo fino alla fine, come del resto moltissimi personaggi di Death Note, e forse è uno dei motivi per cui questi personaggi ci sono entrati nel cuore e siamo ancora qui a parlarne dopo tutti questi anni. Se parliamo di fedeltà ai propri ideali, i due personaggi io li metto sullo stesso livello. Nessuno arriva a tradire il proprio obiettivo, ma anzi, il loro scontro mentale va avanti fino alla morte. Tuttavia, se siete in questo video è per opinioni personali, per interpretazioni ed idee, e come avrete ben capito, tendo a parteggiare per Kira. Ma vediamo cosa dicono i nostri amici, o meglio, nemici della fazione opposta. Spesso e volentieri i sostenitori di Elle portano come tesi la funzione della giustizia. Il modo di fare di Light non permette certo ai criminali di essere riabilitati. E io vi dico, da quando vogliamo riabilitare dei mostri? Io vi dico che il fine della giustizia è quello di rendere il mondo un posto migliore e non puoi guarire un organismo cercando di riabilitare un virus. Un'altra delle argomentazioni di questi signori è come in nessun paese con la pena di morte questa riesca a fare da deterrente contro il crimine. E questo è semplicemente vero. Ma quello che vuole fare Kira non è semplicemente dare la pena di morte. Lui vuole fare qualcosa di mai visto prima. Vuole mettere in scena una punizione divina. Vuole essere la mano invisibile dell'angelo della morte che afferra i cuori dei malvagi che non possono scappare o nascondersi. Da questo punto di vista è Elle il cattivo, che svela l'inganno ai criminali rendendo ai loro occhi Kira solo un giustiziere. L'ennesimo poliziotto a cui sfuggire, se vogliamo, e da cui possono farla franca. Ma questo è totalmente errato, è come togliere la maschera Bruce Wayne. Batman ci insegna che il male è superstizioso, è debole e ha molta più paura del buio di quanto immaginiamo. L'idea di un giudizio divino che incombe sulla testa di un malfattore è ben peggiore della pena che può dargli qualsiasi autorità umana. Veniamo poi all'ultima grande critica che viene mossa a Kira, l'omicidio di innocenti come Naomi Misura. Chi lancia queste accuse dichiara che un eroe o comunque qualcuno che si reputa tale non dovrebbe andare contro gli innocenti anche quando questi lo ostacolano.
Un giustiziere tuttavia deve andare fino in fondo con la propria visione di giustizia, altrimenti non sarebbe tale Rorschach in Watchmen, che combatte i poliziotti il quale provano a fermarlo e continua a indossare la maschera anche quando l'essere un eroe in costume diventa illegale. Per non parlare di Batman né Il ritorno del Cavaliere Oscuro. E nel suo diretto sequel, anche in quel caso vediamo una città e una legge che combattono il giustiziere, il quale persegue imperterrito la sua visione. Tuttavia Elle ha ragione su una singola cosa davvero importante. Elle arriva a comprendere che solo chi vincerà lo scontro sarà la giustizia, poiché essa è qualcosa di cangiante e personale. In questo senso mi ricorda l'arcangelo Michele dal fumetto Lucifer, quando dice che la giustizia appartiene solo al divino e tutti gli altri, se stesso compreso, possono solo fare ciò che personalmente si reputa più giusto. I professoroni di YouTube ci daranno contro portando dati, numeri e prove. Io sinceramente non ho interesse in queste cose. Freddi i numeri e cieche le statistiche. Non fanno per me. Qui si parla di giustizia, di crimine, di morte, tutte cose che parlano alle viscere dell'uomo, alla sua natura più primordiale, alla base delle storie e dei racconti che ci tramandiamo dalle caverne. In questi tempi moderni in cui si parla sempre di tolleranza, ci si dimentica spesso che nei racconti su cui si basa tutta la nostra società e la nostra specie, l'eterno conflitto del bene contro il male è un elemento fondamentale. È importante avere delle proprie idee per cui combattere fino alla fine, proprio come fanno i personaggi del manga. Ecco perché la storia di Death Note non dovrebbe essere analizzata con calcoli o dati, ma con il cuore. Bisogna sentire l'ideale di Kira e dei suoi nemici nelle viscere e farlo proprio. Non cercare a tutti i costi un parallelismo con il nostro mondo grigio, freddo e complesso. In definitiva, perché tra questi due personaggi, che reputo entrambi ottimi, non posso che schierarmi dalla parte di Kira. Non perché condivida le sue idee al 100%, ma perché adoro gli assoluti. Adoro quei personaggi che mettono tutto il cuore e l'anima nella propria idea e visione del mondo e arrivano persino a imporla agli altri talmente ne sono convinti. Il Dottor Destino, Kira, Ozymandias sono solo alcuni dei miei personaggi preferiti di queste storie illustrate che tanto amiamo. Non credo che abbia ragione, non credo anzi che su una tematica simile si possa avere totalmente ragione. Credo che ognuno debba guardarsi allo specchio e trovare la propria risposta personale. Certo sarebbe davvero strano se la sagoma nello specchio, quella figura che conosci tanto bene come il tuo riflesso, cambiasse forma, ali corvine uscissero dalla tua schiena, occhi rossi iniziassero a brillare nelle tenebre illuminandone il volto pallido, e se a quel punto l'ombra maligna come un mefistofelico tentatore ti offrisse un quaderno della morte, accetteresti? E ora voglio sapere se tu conoscevi Death Note e lasciami un commento e fammi sapere le tue impressioni. Nel frattempo vi invitiamo a spolliciare un like e a condividere questo video. E come sempre ragazzi, buona vita a tutti!